non voglio sapere. Ma dai. E si riparte per Vienna, 6 ore e mezza. Non è tanto, non sono mai stato a Vienna. Stavo dicendo ieri che a Varsavia non c'è il traffico, è ben gestita, mi rimangio tutto. No, finalmente siamo su questa favolosa autostrada con il limite di 140. Di sandwich. Ok, abbiamo fatto il pieno, anche perché non ci arrivavamo fino a Vienna. Questa è un'autonomia di 6,50, più o meno a Vienna erano 700 qualcosa chilometri. Ho mangiato un ottimo panino al salame buonissimo, speso 5 euro, 2 bottigliette d'acqua più il panino all'autogrill. Mancano 62 km alla Repubblica Ceca e poi una volta attraversata la Repubblica Ceca saremo in Austria. Le vignette le abbiamo già pagate, quindi non dovremmo avere niente da temere. E siamo in Repubblica Ceca da tipo un'oretta. Cosa cambia? Cambia che il limite è 130, le strade un po' così così, alcuni punti sono belle, in altre ho fatto tipo un salto prima, c'era scritto limite 110, io andavo a 110, ma porca puttana, c'è una cosa del genere, infatti c'erano tutte le strisciate delle auto. Ricordatevi di pagare la vignetta sia per la Repubblica Ceca e per l'Austria, sono due cose diverse. Vi lascio il link in descrizione dove pagarle e il tutorial l'avete visto, no? Andate sul link che trovate qua sotto al video. In alto a destra scegliete la lingua che preferite. In questo caso ho scelto italiano. Classe del veicolo. Mettete carburante standard per veicolo standard. Potete scegliere un giorno o più giorni. Purtroppo c'è solo l'opzione un giorno, 10 giorni, 30 giorni o un anno. Non potete selezionare 2 giorni. Se pensate di stare più di un giorno, sarete costretti a usare 10 giorni. Selezionate la data in cui transiterete sul paese. In questo caso io faccio un giorno solo, visto che ci passerò per tipo 2-3 ore. Paese di immatricolazione del veicolo, targa del veicolo e infine aggiungi al carrello. Vi verrà chiesta la vostra mail, così da ricevere la conferma e la vignetta. Passo successivo, metodo di pagamento, e qua selezionate come volete pagare. Una volta effettuato il pagamento riceverete la vostra ricevuta e poi riceverete una mail con il foglio da stampare o con il QR code. Stessa cosa con la vignetta austriaca, un altro sito e trovate sempre il link qua sotto. Semplicemente cambia che dovete scegliere tra talloncino digitale e percorso a pedaggio digitale. Scegliete talloncino digitale se dovete andare fuori dall'autostrada o se non sapete che tratto di autostrada fare. Per sicurezza io farei talloncino digitale. Comunque per la Repubblica Ceca mi sono preparato per ogni evenienza, infatti porto gli occhiali da cieco. Questa era pessima. Però se mi fermano almeno possiamo fare anche tu. Veramente era pessima questa. La cosa strana è che non vedo targhe della Repubblica Ceca, solo polacche. Già, non ci vedono, come fanno a guidare? Che coglione. Oppure li vedi con il bastone fuori dal finestrino che guidano così. Basta. In qualche modo devo passare il tempo. E come sono questi paesaggi della Repubblica Ceca? Beh, carini, dai. Molto carini. Fanno 22 gradi, mancano 2 ore e mezza e siamo arrivati a Vienna.
Ok, siamo quasi arrivati in Austria. Ultime cose da sapere della Repubblica Ceca: anche qui non usano l'euro, ma usano la corona. Sto cazzo! Ma puoi sempre pagare comunque come in Polonia con la tua carta, non è un problema. Poi la Wind mi ha detto che ho giga limitati, ma non so quanti, dovrei andare a vedere sull'applicazione, ma non mi interessa, tanto neanche mi fermo oggi. E invece per chiamate SMS uguale come all'Italia. Non vogliono farmi entrare in Austria, è incredibile. Sta lì il confine e non riusciamo a passare. Una giornata in Colonia. Ci sono un po' di controlli in Austria. Prima hanno fatto un controllo random alle macchine, hanno fermato proprio me, perché probabilmente ho la macchina italiana è tutta scassata, quindi vuoi non fermarlo. Mancano 32 minuti a Vienna, che cosa farò? Intanto pianterò una mega docciona al volo, veloce, e poi la mia missione è cercare una calamita per mamma e fare un mega aperitivo, sempre se usano fare gli aperitivi in Polonia, sì, casino di Aperol Spritz, dove vai c'è sempre Aperol Spritz in Polonia. In Austria non lo so, vediamo com'è. Che carina. Che puzza. Madonna. Le cose essenziali per la sopravvivenza. Non so cosa sia. Simili per domani. Devo dire che si ammazzano di Aperol Spritz qua, non so perché mi aspettavo di trovare una città di soli austriaci, proprio così. Invece è un miscuglio di comunità, ci sono tanti ebrei, ma tanti, ne ho visti veramente un casino e non mi esprimerò, non adesso, e se me lo stai per scrivere sotto i commenti, sì, è pieno di... sì, ce n'è, se sei singolo. Da quando sono qua non so quanti ristoranti, bar ho già visto, cioè sono qua da neanche da mezz'ora, ma figa, ovunque ti giri ci sono bar e ristoranti. Beh, almeno non sarà difficile trovare da mangiare questa sera. La cosa strana è che c'è una puzza di fritto per tutta la città, ma veramente tanta. A me mi ha fatto venire voglia di cotoletto. Sapete già come andrà a finire. Va a finire che è chiuso e quindi oggi non spendo soldi. Dico, meno male perché già ne ho spesi un bel po' per fare sto viaggio. Non tantissimi, però insomma quasi 100 euro al giorno ti partono per fare questo viaggio. Mettilo in preventivo. Volevo visitare un po' la città ma c'ho una fame boia, sono 7 ore e mezza che sono in macchina, quindi mi faccio una cotoletta tradizionale loro con la marmellatina di mirtilli e vediamo com'è. Dall'aspetto non sembra male. È buonissima, mix perfetto. Quindi se vi capita di venire a Vienna prendete una Wiener Schnitzel da paura. Tutti con l'Aperol Spritz. Tu sai perché è così buona? A parte che è come la faceva mia madre, ma poi la frittura è perfetta, leggerissima, proprio al punto giusto. Quindi anche in Austria sanno fare la cotoletta.
Comunque veramente c'è un odore di piscio per le strade tremendo. Magari poi ci fai l'abitudine dopo qualche giorno, ma è tremendo. Poi per carità la città è bella, c'ha dei palazzi storici stupendi, ma veramente sto odore è tremendo. Ah, ecco perché ci sono anche i cavalli, poverini, fanno una pena tremenda. Gente che protesta per la Palestina e c'è sempre la polizia di fianco. Ma quella cattedrale, che bella è! La domanda è: ci vivrei mai in una città simile? Sicuramente sì, è stupenda, si vede proprio che c'è il lusso per le strade. Non per questo ci vivrei perché mi piace il fatto che sia una città molto ciclabile. E io adoro queste cose, per me muoversi in bicicletta è fondamentale. E non perché sia un ciclista, ma perché mi piace l'idea di non dover dipendere dai mezzi, cioè se un giorno voglio andare in bicicletta al lavoro lo posso fare. C'è quel palazzo là in fondo, che cos'è? Io vorrei avere più tempo per visitarla sta città, ma non posso, domani già devo partire ed è già notte. Ultimo consiglio: attenti a dove parcheggiate, perché io avevo messo la macchina riservata ai residenti. Per fortuna me ne sono accorto e non mi hanno fatto ancora la multa, quindi l'ho spostata subito, ma se trovate questi cartelli qua scritti in tedesco sappiate che vuol dire riservati ai residenti. Insomma, state ben attenti perché un attimo che vi portano via la macchina vi fanno la multa. Comunque, la serata è finita, ci facciamo un'ultima birretta e poi andiamo a dormire, che domani altre 6 ore e mezza di viaggio fino a Bolzano. Quindi a Vienna ovunque tu parcheggi devi pagare qualcosa, non si sa dove, se no ti fanno la multa. Anche se tu parcheggi sulle strisce bianche, questa macchina non ha il ticket, quella macchina non ha il ticket, nessuno ha il ticket, però a me hanno fatto la multa. Lasciamo questa splendida camera, piccolina ma essenziale, c'ha tutto il comfort, porca puttana del tappeto. Se posso darvi un consiglio, non venite a Vienna con la macchina. Comunque da Vienna mi aspettavo molto di più. Non è che sia brutta, anzi è bellissima, cioè proprio una delle città più belle che abbia mai visto. Belle le carrozze e tutto, ma minchia, mentre sei lì che guardi il palazzo storico, le vetrine di Louis Vuitton, sto odore forte di piscio che ti entra nelle narici non è bello, cioè ti rovina tutta la poesia. I cavalli che devono trainare le carrozze per far felice qualche coglione che oh che bello, sto andando in giro con la carrozza trainata da una bestia, ma va, fatti fottere.
mancano solo 4 chilometri, 4 cazzo di chilometri, e purtroppo ce li dobbiamo fare in queste autostrade di merda sempre piene di traffico e lavori in corso. 200.000 chilometri, signori, non è una macchina tedesca, è una cazzo di macchina coreana. La Charlotta è andata e tornata da Mosca, te con il tuo cazzo di Audi Q8 dove sei andato? A puttane, che traguardo, complimenti. Guarda invece noi, guarda, 3 chilometri mancano, 3 chilometri, signori, 3 chilometri e siamo arrivati al traguardo. 200.000 chilometri di madonne porchi di, solo un cazzo di chilometro, non lo voglio passare qua dietro a sto furgone di merda. Forza bella, forza che ci siamo quasi, ce l'hai fatta, dai. 200.000 chilometri, 200.000 chilometri, signori, ce l'abbiamo fatta, siamo andati a Mosca e siamo tornati e abbiamo fatto 200.000 chilometri. Adesso la Charlotta ce l'ha fatta, questa macchinina coreana tutta abbozzata. Quanto l'ho trattata male, ma lei mi ha sempre voluto bene. 200.000 chilometri insieme, mi viene da piangere. Bellissimo, bellissimo. Non ce la faccio più a guidare nelle autostrade austriache. Sono stanco marcio dei loro cazzo di limiti inutili, idioti, un continuo 80, 100, cioè veramente non sono riuscito a fare una tratta più lunga di 10 minuti a 130. Avrò visto dei bei posti, bei panorami, ma cazzo, i panorami che abbiamo qua in Italia, ragazzi, i posti che abbiamo qua in Italia ti fanno sempre emozionare ogni volta che li vedi. E quindi la domanda è: lo rifaresti mai questo viaggio? Se mi pagassero sì, per conto mio no. Ormai l'esperienza l'ho fatta e basta. Anche perché è un'esperienza molto lunga e molto costosa e io non me lo posso permettere. Ma se dovessero pagarmi, non so per quale motivo, pure in Giappone arriverei con la macchina. Ma volentieri. E siamo finalmente giunti a Mede. Ce l'ha fatta. Ce l'abbiamo fatta, cazzo. Fatta, siamo andati fino a Mosca e siamo tornati. Porco Dio. Onestamente si sente che siamo a Mede, sento già l'umidità che mi sta entrando sotto la pelle, sento già l'appiccicaticcio. Ciao pa, sono tornato! E qui mi devo fermare, devo dire una cosa che ho rimandato per quasi un mese. Non è stato facile trovare adesso il coraggio e il tempo per farlo. Ed è anche un motivo per cui non sono più andato avanti con i video, e questo video tra l'altro ci ha messo quasi un anno per uscire perché il viaggio di rientro non è andata come speravo. Sì, sono arrivato a casa, però vi ricordate quando nella prima parte dicevo che dovevo andare a casa a trovare mamma che stava in ospedale? Ed è arrivato il momento di tornare a casa perché la macchina più di 6 mesi non può stare in Russia. Quindi ne approfitto adesso perché mamma è in ospedale, vorrei andarla a trovare. Ecco, mamma è stata ricoverata per un'ulcera brutta. Questo è quello che mi aveva detto. Ma in realtà non era un'ulcera. Semplicemente lei aveva chiesto a tutti di non dirmi niente perché sapeva che dovevo farmi 6-7 giorni di viaggio da solo e aveva paura che se mi avessero detto qualcosa avrei fatto qualche stupidaggine, avrei probabilmente viaggiato in 2 giorni e cose del genere. Perché alla fine non era una ulcera ma era un tumore allo stomaco. Un brutto tumore allo stomaco.
Mi sarei dovuto fermare una settimana, sistemare la macchina, finire le mie cose, salutare i miei amici. E invece sono stato con lei fino alla fine. Sapevo che non era facile fare questo video. Mamma se n'è andata il 18 marzo. Ci ha sperato fino alla fine, un po' ci speravamo tutti, ma lei di corso sapeva già che non c'era niente da fare. Lei ha lavorato più di 40 anni come infermiera, quindi sapeva già tutto. E la cosa strana è che per una volta che gli serviva a lei una mano delle cure, gli hanno detto che non si poteva fare più niente. E quindi se n'è andata a 63 anni, dopo neanche 2 anni di pensione. Non ho fatto in tempo neanche a vedere l'ultimo video che abbiamo fatto insieme. Lei che era la mia prima follower. Ed è per questo che devo continuare, perché lei avrebbe voluto così. Ed è solo per questo che continuo. Perché non potete capire quanto è difficile adesso andare avanti. Si sa che il momento prima o poi arriva per tutti, però Dio quanto avrei voluto di vederla diventare una vecchietta. Perciò il mio ultimo consiglio: non rimandate. Non rimandate progetti, viaggi e cose da dire, perché la vita è un bellissimo viaggio, ma è piena di imprevisti. Allora, intanto per cominciare, per far vedere che non ci siamo messi d'accordo, che la cosa non è preparata. Mamma, noi ci conosciamo? No. Ok, visto? Come ho detto, non ce la siamo preparata. Come stai? Sei triste? Preoccupata? Tutto bene? Tutto bene. Puoi anche lasciarlo il sedile. Soddisfatta. Soddisfatta? Sì. Con tutte le ore che ci abbiamo perso.